Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vorrei fare un ripasso degli articoli determinativi per chiarire alcune cose. Se avete bisogno dei sottotitoli, mi raccomando, attivateli. Questi che vedete sullo schermo sono gli articoli determinativi. Il, i, lo, gli, la, le. Iniziamo dagli articoli maschili. Abbiamo due opzioni per il maschile, il e lo. Cominciamo da lo. Lo, che possiamo trovare anche nella versione L', si usa con i nomi maschili che iniziano con una vocale, con S più consonante, PS, GN, X, Y, Z. Il plurale è gli. L'altra opzione che abbiamo è l'articolo il, che invece si usa con tutti gli altri nomi maschili che iniziano con una consonante. Il plurale è i. Vediamo alcuni esempi. La parola tavolo è maschile, inizia con la consonante T, perciò dobbiamo usare l'articolo il tavolo. Al plurale i tavoli. La parola quaderno inizia con la consonante Q, quindi usiamo l'articolo il. Il quaderno, al plurale i quaderni. Vediamo ora un paio di esempi con l'articolo lo. Ad esempio, la parola stivale inizia con S più consonante, perciò vuole l'articolo lo stivale. Al plurale gli stivali. Vediamo ora la parola albero. È una parola maschile che inizia con una vocale, perciò vuole l'articolo lo. Qui però ci sono due vocali, una dopo l'altra, una che segue l'altra. Perciò in questo caso dobbiamo fare quella che si chiama elisione della vocale dell'articolo. Perciò lo albero diventa l'albero. Al plurale gli alberi. Parlando con voi nei commenti qui su YouTube, ma anche su Instagram, mi sono resa conto che la consuetudine è insegnare che L' è un articolo indipendente, quando in realtà non lo è. Quando vedete L', si tratta semplicemente del risultato dell'elisione della vocale nell'articolo lo oppure nell'articolo la. Che cos'è l'elisione? L'elisione è il fenomeno per cui si toglie la vocale, in questo caso dell'articolo lo o dell'articolo la, quando il sostantivo che segue inizia con un'altra vocale. L'elisione si segnala con un apostrofo. Io sinceramente trovo strano che venga insegnato che L' è un articolo indipendente. Alcuni dicono che si fa per facilitare la spiegazione. Sono d'accordo in parte, perché comunque ci sono dei limiti. Perché nel caso in cui dobbiamo usare dei nomi che sì iniziano con vocale, ma che finiscono in e, quindi invariabili dal punto di vista del genere, dobbiamo sapere se per esempio stiamo parlando di lo insegnante oppure la insegnante, soprattutto se poi dobbiamo accordare l'aggettivo che segue. Quindi se si insegna che con un sostantivo come per esempio insegnante, che inizia con una vocale, si usa l'articolo L' e la spiegazione finisce lì, c'è a mio avviso una grossa mancanza di informazioni. Perché come fa uno studente ad accordare gli aggettivi che potrebbero seguire? Io sono più per la spiegazione del fenomeno dell'elisione subito, a qualsiasi livello, perché se una cosa viene spiegata bene, gli studenti la capiscono. E non è una cosa così difficile da evitare di spiegarla.
Trovo un po', come dire, controproducente questo ragionamento, perché ok, adesso forse facilitiamo le spiegazioni, ma poi questo problema ritornerà più avanti, quando gli studenti si rendono conto di come funziona la lingua, perché magari sono a un livello più alto e non riescono a capire come accordare gli aggettivi. Quindi secondo me è meglio spiegare tutto chiaramente fin dall'inizio, soprattutto perché gli articoli determinativi sono una parte fondamentale della lingua. Li utilizziamo costantemente. Vediamo ora gli articoli femminili. Al singolare abbiamo la, che possiamo trovare anche nella versione L'. La si usa con tutti i sostantivi femminili. Se i sostantivi femminili iniziano con una vocale, allora la diventa L'. Ma stiamo parlando dello stesso articolo. Al plurale è le. Vediamo alcuni esempi. La parola scala, la scala. Al plurale le scale. La parola ape inizia con una vocale, quindi la ape diventa l'ape, L', perché ci sono due vocali che si susseguono. Al plurale le api. Nella descrizione della lezione qui sotto vi lascerò alcuni link con degli esercizi se volete esercitarvi con gli articoli determinativi. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto. E noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto! Ciao!